No, vabbè, comunque insomma adesso ci avviciniamo verso casa tua e poco prima ti chiamo, dai, facciamo così. Tanto qui ho sul cellulare ho tutto, quindi mi dice tutto. Sì. Vabbè, facile, ok. Arriva fino a che c'è il grande incrocio della via Lorenzo Bagni. Grazie. Sì, sì. Un caffè lo prendete, sì? Caffè sì. Io non sono uno dei massimi esperti, sono forse uno dei massimi ossessionati certamente, sono stato anche uno dei massimi appassionati e alcune cose le ho approfondite, qualcosa l'ho anche studiata e molto ho anche dimenticato. Perché il cinema di Welles è qualcosa di inconfondibile, cioè l'incontro col cinema di Welles è proprio l'incontro col cinema, senza altri aggettivi. E così è stato anche per me. Io quando ho visto per la prima volta alcune cose di Orson Welles sono rimasto folgorato. Ecco, io ricordo una famosa rassegna di film di Orson Welles, la prima secondo me organizzata in modo esaustivo in Italia, a cui alla organizzazione partecipò anche tuo papà negli anni 70, lui era all'Obraz Cinestudio e lui insieme a Enrico Livraghi e forse a Alberto Farassino e anche a Paolo Mereghetti naturalmente, però riuscirono a far arrivare le copie di tutti i film, o più o meno tutti i film di Orson Welles. Erano tempi di grandissima carestia cinematografica. Se avessi dovuto fare una rassegna di film di Welles con quello che c'era la Cineteca Nazionale ne avresti trovati 2 forse, ma voleva un po' per tutti gli autori, e così loro viaggiarono per l'Europa ritornando poi con un bottino consistente. Da ragazzo avevo un cineclub e a un certo punto mi incontrai con questi film e con questa rassegna che noi dell'Officina Film Club ripetemmo nel nostro locale e ripetemmo rispetto a quella di Milano? Ripetemmo okay. Rispetto a quella di Milano e anche a una proposta che venne fatta a Roma al Politecnico. La ripetemmo a distanza di qualche mese. E quindi in quell'occasione riuscii a vedere molti di quei film, anzi tutti quelli che riuscimmo a proporre, e diciamo che da quella volta non mi sono più staccato da questa che è diventata proprio la mia ombra cinematografica. Questi sono proprio vecchi arnesi simulacri del Giurassico proprio, no? Cioè, pensare che una cosa così importante sta dentro una scatoletta così è... Ma scusa, non l'ho digitalizzato nulla. No, c'è questo... È uno di quelli che non sopporta il digitale. No. Anche perché, parliamoci chiaro, questa cassetta ha 23 anni
tu riesci a pensare che questo fra 23 anni, io non so dove sarò, tu molto auspicabilmente sarai tra coloro che potranno verificare se questa cosa tra 23 anni esisterà. Va bene? Allora, diciamo a febbraio del 2009 la butto là. Forse non era il 2009, ma comunque siamo lì. 4 anni prima. Qualche anno prima, forse 4, presumibilmente 4. E qualche anno prima mi arriva una telefonata da alcuni amici che mi dicono che stavano mettendo a posto, stavano facendo un inventario di cose, di materiali sparsi Wells, e gli era capitato una cosa che era inequivocabilmente firmata da lui, che non erano riusciti a classificare, e io gli chiedo qualche lume in più e loro mi dicono che la sola cosa che sapevano dirmi è che si vedeva Joseph Cotten. Dico ok, Joseph Cotten è stato un collaboratore di Wells per tante cose. Non siete in grado di escludere che si tratti di Quarto Potere, Citizen Kane? Sì, assolutamente non è Citizen Kane. Dobbiamo fare l'orgoglio degli Amberson. Ma non saprei, mi sembra più giovane, mi dice questo ragazzo, questo mio amico. Questa conversazione è stata con un tipo che si chiama Giulio Burzi. Telefonica. E gli chiedo di guardare meglio. E lui dopo un po' mi richiama e mi dice guarda, si vede bene Joseph Cotten con un cappello di paglia. Cappello di paglia? Sì, cappello di paglia. E allora, come ho già detto qualche altra volta, gli ho detto prendi questa pizza, portali in una cassetta di sicurezza, fanne un nastro prima, perché è un film che è considerato perduto nella filmografia di Orson Welles, che si chiama Thomas Johnson, ed è nel 1938. Un film muto, un film di cui sono morti anche gli ultimi testimoni che lo hanno veduto, e quindi è una cosa che va custodita con la massima cura. Poi passano alcuni anni, dei quali non ho voglia di parlare. Scusa, prima di andare avanti, tu la prima volta che ci siamo sentiti al telefono mi hai detto la prima consulenza l'ho data telefonicamente, poi mi è stato fatto vedere Sì. il nastro o comunque un qualcosa, sì. Corretto? È vero. Sì, dopo qualche mese, l'avevo dimenticato, dopo qualche mese dalla telefonata principale, febbraio. Sì, di quel febbraio, nell'estate
riesco a vedere questo film su un PC che mi metto sulle ginocchia, nude, perché eravamo alla stazione Termini e faceva un caldo micidiale, e quindi mi vedo questo portento, o meglio una parte di questo capolavoro. Che sensazione? Perché poi la persona doveva partire. La sensazione era quella di... Avevi scoperto la tomba di Tutankhamon. Sì, cioè la sensazione era una sorpresa, cioè, se devo dirla tutta, era una visione in cui c'era molta curiosità per ciò che stavo vedendo, per vedere il più possibile, per incamerare più informazioni, più cose, più pixel, più punti luce, momenti e immagini possibili, unite alla grande sorpresa che a volte mi sopraffaceva, e sopraffaceva soprattutto l'avidità di rubare tutto, la sorpresa di vedere una cosa di Welles così inattuabile per me, così lontana da ciò che pensavo che mai avesse potuto fare se Welles si fosse messo mai a fare una commedia muta. Era un vulcano, era esattamente come il pezzo che manca, era un qualcosa che non avrei mai immaginato potesse essere così. Se mi avessero detto, mi avessero un giorno chiesto, se tu fossi venuto qui 20 anni fa, mi avessi chiesto, secondo te com'era Thomas Johnson, io ti avrei risposto, ero ovviamente avido di avere notizie e informazioni di ogni cosa che Welles aveva girato nella sua vita, e una volta andando a Strasburgo dove a presentare un promo per Rosabella, c'era ospite John Barry, che era stato uno dei 10 di Hollywood, ma che era stato, ed era lì per in quella veste, aiuto regista di Orson Welles per Thomas Johnson. Ed era quindi all'epoca, ma forse in assoluto, tra i pochissimi, forse l'unico testimone superstite di una visione di quel film. E lui, che era veramente una figura empaticamente gioviale, un magnifico capotavola contagioso per la simpatia che riusciva ad attaccare alle persone intorno, mi disse che era stata un'esperienza meravigliosa che aveva fatto da ragazzo, ma con dietro la mano sicura di Orson Welles, e che soprattutto si erano tutti talmente divertiti che ogni volta che era possibile e ogni volta che si incontravano con Welles e con tutti gli altri amici della banda nella casa di Welles a Madrid si rivedevano Thomas Johnson, e Welles era talmente entusiasta di questa cosa che poi aveva lasciato lì, non aveva più ripreso, che voleva regalarmi una copia a Joseph Cotten. It's all so true. Every morning I wake up feeling like Penso sempre di essere più stronzo
dall'altri, no? E lui si vedeva, c'è scritto, guardi, la roba È stato il lato mi sono comprato la roba che io fare il lato in casa di Dani. Suitcase in hand, walk down to the depot. Please God, Se noi leggiamo che Ibrahimovic ha segnato un gol, possiamo presumere che ciò sia vero, soprattutto perché poi è una cosa suffragata dalle immagini, migliaia di tifosi e quant'altro. Se noi avessimo letto nell'agosto del 1970 su El País che era andata a fuoco la villa di Wells, non avremmo potuto fare altro che crederci. Non era una notizia che poteva avere un doppio significato. E se Wells, attraverso le tue interviste successive, avesse raccontato che lì erano andate distrutte chissà quante cose, che motivo c'era di non crederci? Persino John Barry ci ha detto di aver visto e non aveva nessun motivo di leggere il gioco o di raccontarmi una fandonia. Lui mi ha detto: io l'ho visto a Madrid con Orson Welles, con Joseph Cotten, con Patricia Medina che era moglie di Cotten, ci siamo divertiti un mucchio, poi alla fine la villa non c'è più e fine. Allora, Però stiamo parlando di un'opera completa, finita. Cioè non è che l'assistente alla regia ti ha detto non era ancora finito, non No, si- no. era- giusto? Questa è la domanda. no, anche perché poi se andiamo alle origini della storia, Era però uno spettacolo teatrale. era per questo spettacolo teatrale e lui, voglio dire, l'aveva finito, ma non si era neanche posto il problema di come proiettarlo, se l'era posto alla fine, quando ha scoperto che lì, in quel buco che era quel teatro, non c'era neanche lo spazio per lo schermo, figuriamoci per una retroproiezione, come voleva fare lui. Era proprio impensabile. Allora, dalle ricostruzioni che scervellandoci abbiamo fatto intorno ai movimenti come un alfiere del gioco della dama, degli scacchi, di questo esemplare di Thomas Johnson, esemplare peraltro, ricordiamolo, una copia lavoro, Cioè non montata, non montata, senza titoli, senza didascalia. senza didascalia. Noi abbiamo ricostruito che ci sono stati dei materiali che hanno viaggiato da Roma tardi anni 70 al Friuli, metà anni 80, e poi dal Friuli indefinitamente a Pordenone, facendosi qualche giretto, e poi ritornando lì per i luoghi della presentazione. Io ho motivo di credere, per l'analisi che ho fatto, e ti prego di credermi sulla parola, perché non sono autorizzato
a specificare gli elementi che mi fanno pensare questa cosa, che questo materiale di Thomas Johnson fosse nella moviola di Orson Welles alla Safa Palatina. E da lì è stato poi successivamente portato al deposito dello spedizioniere e poi successivamente ancora dal deposito dello spedizioniere alla casa centrale dello spedizioniere e poi al Cinema Zero. E questo te lo dico per una serie di considerazioni. 1 più 1 fa 2. E quindi la mia conclusione è che la copia che noi abbiamo visto a Pordenone sia un secondo esemplare, ecco, e che l'esemplare di Madrid conteneva anche la scena del famoso vulcano con l'eruzione, che qui non c'era. Tu pensi ci fossero anche didascalie? Ci fossero titoli di testa, titoli di coda? Penso di sì, francamente. Non c'era motivo per cui non dovessero esserci. Cioè, a Madrid c'era una versione, quella vera, la definitiva, la pronta, quella ormai montata. Sì. Sì, adesso non sono in grado di stabilire in che cosa differissero, insomma, la logica delle cose. La logica mi porta a concludere così. Okay. Il mio giudizio estetico l'ho già espresso quando ti ho comunicato la mia sorpresa che faceva a cazzotti con l'avidità di immagini, faceva pugni con l'avidità di immagini nel trovarmi di fronte a un linguaggio mai espresso compiutamente in pellicola da Welles. C'è qualche accenno, qualche stratino, qualche piccolo strato tra Hearts of Age e Magnificent Ambersons, nei termini dell'uso lieve, leggero, anche se poi il contenuto di Hearts of Age è parecchio hard, però nell'uso lieve della macchina da presa questa cosa è resa visibile. Ma quello che più è impressionante è come lui sintetizza, o meglio porta dietro la macchina da presa 10 anni, 8 quanti sono stati, di scena teatrale, quanto lui riesca a far rivivere quel senso collettivo del movimento che lui aveva già ben presente nella mise en scène. Ad esempio mi riferisco a quelle poche immagini che ci sono rimaste del Voodoo Macbeth, dove comunque vediamo chiaramente quanto lui riesca, quanta capacità possieda nel dirigere una scena piena zeppa di autori. Saranno 30 interpreti su quel palco, così come in alcuni momenti di Thomas Johnson sul finale, la scena del duello nel fango, o dell'inseguimento, o anche quella dei cappelli, la scena sia piena, e come lui comunque aggiunga questo elemento successivo che poi
naturalmente approfondisce, del movimento interno allo schermo, cioè quando lui comincia a fare girare le cose e contemporaneamente a muoverle. E quindi quando comincia a realizzare un linguaggio fatto di immagini accostate che si muovono una verso l'altra col montaggio, quello che più caratteristicamente esprimerà in Touch of Evil. Cioè lì sono già, come dire, prossime, è già gravido di quei segni lì. Però quello che è molto importante, oltre naturalmente, tralasciavo di dirlo, al fatto che lui sembra quasi prendersi, chiudere una partita con la commedia di Max Sennett, degli altri tipi del muto, Harold Lloyd, eccetera, e come lui reinterpreta completamente lo slapstick, e quindi come tiene in piedi, proprio veramente con una maestria da prestigiatore, la leggerezza di questa commedia, che tra l'altro, leggendosi il testo, doveva essere assai ben più pesante, perché dovevano essere proprio cioè la partenza, la piantagione, mamma mia, cioè non se ne poteva più, che è la stessa noia che poi delle volte leggiamo in alcune pagine del libro, la pièce teatrale, del racconto degli Amberson. Sì. Ecco. E poi ci sono questi segni, quindi è giusto dire è l'anello mancante, ma è anche, secondo me, giusto dire una penna sconosciuta, un tratto imprevisto, che non conoscevamo, un tratto della scrittura sconosciuto, assolutamente sconosciuto. Questo film è la conferma, secondo il mio piccolo punto di vista, che Welles conosceva molto bene, già a 23 anni, il mezzo cinematografico. Sapeva che cosa c'era dentro un mirino, sapeva come si dovevano muovere le immagini, cioè che fra l'immagine A e l'immagine B veniva fuori una terza immagine, e non veniva fuori un addolcimento dell'immagine A o dell'immagine B, ma il principio del montaggio cinematografico era che A più B dà luogo a C, e quindi la velocità è in questi tre fattori. Detto questo, entrando nel merito di Thomas Johnson, io ci ritrovo certe pagine di biografie scritte su di lui, quando lo descrivono come studente meritevole negli indirizzi architettonici, quando c'ha davanti, e ritorniamo sul discorso paradossale che facevo prima delle guglie, lì siamo sui tetti, lui sa come riempire, sa che ci sono delle altezze sfalsate, sa 50 anni prima di Antonioni dell'Eclisse che un grattacielo messo accanto a una terrazza, come sono chiamate, a una terrazza pensile, dà luogo a un vuoto che è un cielo dove se ci passa uno velocemente c'è il fragore di una stella, cioè questa velocità viene amplificata. Tutto questo è cinema. Che nulla ha a che vedere con la radio e col teatro. Assolutamente no. In tutto questo lui in quegli anni faceva due cose, soprattutto. Si divertiva a prendere in giro un po' la gente, e l'anno dopo lo farà con la famosa storia, e si divertiva a prendere in giro la gente comunque con le sue commedie radiofoniche. E soprattutto, questa è la cosa che veramente ho avuto in testa quando l'ho visto per bene a Pordenone, ho pensato:
qui siamo lontani dagli studios di Hollywood. Siamo lontani anche dalle grandi star. Siamo su un set all'aperto improvvisato, come quello che avrebbero potuto organizzarsi 3 amici. Quindi siamo lontani anche dall'influenza dei produttori, dai foglietti di produzione, dagli orari dei sindacati dei tecnici. Lui realizza questa cosa che poi doveva andare a finire dentro un teatro praticamente negli stessi giorni in cui nell'altro emisfero stava succedendo l'inferno. Stava cominciando a succedere l'inferno. E se tutto questo, come dire, è chiuso in un film di fiction assoluta, come quello che può essere una storia su un set, in questo piccolo esempio open air, che invece è aperto a tutto ciò che può entrare, lui riesce incredibilmente a fare un gioco palesemente finalizzato alla realizzazione del gioco stesso, cioè è proprio quasi più lontano ancora di quello degli studios hollywoodiani, dai venti di guerra, dalla morte, dalla grande morte che circola in Occidente, nell'Occidente europeo. E questo è un grande merito artistico. Cioè, nel 1938 il cinema di propaganda già c'era. La famosa Leni Riefenstahl. Come? Ma c'era anche negli Stati Uniti. Poi certo, ovviamente aveva... C'era negli Stati Uniti, c'era tutta la Warner Brothers che faceva film sul... Contro. Faceva i film contro, faceva i film sulla gioventù perduta. Ma poi c'erano Leo Hurwitz che stava facendo tutte attività di propaganda antinazista, è vero? Sì, certo. Ecco. Thomas Johnson resta fuori, c'è una piantagione, c'è una storia, c'è un inseguimento in cui la stessa polizia è un momento della presa in giro generale, e lui su questo è un maestro assoluto. Proprio si vede come tiene assolutamente, questo è un altro elemento, tiene assolutamente nelle mani il suo set, lo comanda a 23 anni. Io sottolineo ancora quel pezzettino che ci ha regalato il Pacific Film Archive, quel cinegiornale sul set, in cui si vede Orson Welles con questa specie di fazzoletto bianco in testa che dirige la troupe come se fosse già Cécile DeMille sulle acque. It's all so true. Every morning I wake up feeling like that. I am an artist.
those many